Buongiorno, buongiorno, sono in Toscana perché ieri è iniziato il primo dei 2 viaggi di gruppo, i 2 viaggi studio che farò quest'anno con il mio amico teacher Stefano. Ieri siamo arrivati, ci siamo conosciuti, abbiamo cenato insieme e oggi inizia la vera e propria vacanza. Oggi infatti andiamo a fare subito colazione, poi abbiamo una lezione di italiano e dopo nel pomeriggio avremo una degustazione di vini. Quindi questo sarà il primo giorno di vacanza e non vedo l'ora di iniziare. Prima di andare a fare colazione e di bere un bel caffè, vi faccio vedere la vista dalla mia camera. Andiamo! Peccato per questo camioncino bianco. Ciao! Che fai? Ti strusci? Ti strusci, gattino! Lazione, ananas, yogurt con semi, caffè americano. Stefano. Poi facciamo le foto di questo e le mettiamo sul sito. Va bene? Sì. Ok, perfetto. Il cibo e artistica. Artistica. Queste sono le parole che avete messo in più persone, ok? Chi vuole dirmi qualcosa del cibo? Perché per voi la cultura è cibo? Vai. L'antipasto, fetta con pecorino romano e poi carciofi alla giudia. Eccomi qui, abbiamo finito la prima lezione. È stato molto bello conoscere i partecipanti nella prima parte della lezione perché abbiamo fatto delle attività per ricordare i nomi e per conoscerci un po', e poi nella seconda parte della lezione abbiamo parlato un po' di quello che loro amano della cultura italiana, il cibo, la lingua, la storia, l'architettura e i gesti. Abbiamo fatto delle attività con i gesti, molto molto divertente. Adesso fra poco andiamo a fare la degustazione di vini toscani, non vedo l'ora. Girandolo si gira perché questo permette di far entrare l'ossigeno nel vino e quindi di far salire su la parte aromatica e escono fuori profumi di frutti, anche ricordare una fragolina di bosco, che il vino sangiovese viene un po' lavorato dal legno, ma 15, 18. Abbiamo fatto un giro in città, nel piccolo paese dove siamo, e siamo in questa piazza dove ci sono tutti i negozi perfetti per imparare il vocabolario in italiano. Abbiamo trovato anche una gara di biciclette. Giorno 2 del viaggio, siamo a Siena, siamo in gita a Siena. Siamo venuti a visitare questa città con la nostra guida che sta spiegando al nostro gruppo tutte le particolarità di questa città. Guardate che bella foto di gruppo che abbiamo fatto.
Questa è la chiesa della portata, sono piccole le chiese portate rispetto al Duomo, a San Domenico, questo è un oratorio, noi lo chiamiamo l'oratorio della portata. Il 2 luglio la Madonna è così, di busto, ok? Esempio, ok? Siamo tornati da poco dalla gita a Siena che è andata benissimo e vorrei farvi vedere che cosa ho comprato. Ho preso qualche ricordino da portare a Milano. Innanzitutto ho comprato questo pacco di pasta. Il formato si chiama Pici e sono molto simili agli spaghetti, ma sono più grossi ed è un tipico formato di pasta della Toscana che io al supermercato a Milano non trovo e allora ho deciso di comprarli per portarli a casa e magari mangiarli per un pranzo della domenica in famiglia, i Pici. Poi ho comprato in un altro negozio i ricciarelli di Siena, che sono dei tipici biscotti proprio di Siena e sono fatti con la pasta di mandorle. È un prodotto artigianale senza glutine, che è importante, i cui principali ingredienti sono le mandorle dolci e amare, lo zucchero, l'albume d'uovo, il miele e basta. Quindi sono dei dolci molto semplici e molto diffusi in questa parte della Toscana. Infine sono andata in questa pasticceria che si chiama Nannini e loro sono aperti dal 1910, come potete leggere sul sacchetto, ed è la pasticceria più famosa di Siena. E qui invece ho comprato un panforte, che è un altro dolce di Siena molto speziato, ha un gusto particolare. Devo essere sincera, a me non piace perché ha questo sapore molto speciale che non incontra i miei gusti, ma è un bellissimo regalo perché la confezione è bellissima secondo me e piace a molte persone che conosco e quindi questo è un bel regalo. Giorno 3 del nostro viaggio in Toscana. Oggi abbiamo una lezione di cucina in cui i nostri studenti cucineranno piatti tipici toscani e impareranno così sia le ricette sia tanto vocabolario italiano. Vediamo che cosa cuciniamo oggi. Prepareremo come antipasto del patè di fegato e i crostini classici toscani che si chiamano fegatini. Poi l'alternativa vegetariana per chi non mangia questi fegatini sarà la bruschetta al pomodoro. Come primo prepareremo i ravioli burro e salvia e gli gnocchi al ragù. L'alternativa vegetariana saranno gli gnocchi al pomodoro e all'aglione, che è un aglio tipico toscano più grosso dell'aglio normale e un po' più pregiato e delicato. A me piace tantissimo l'aglione. Infine, come dolci, prepareremo il tiramisù e i cantucci, questi biscotti famosi in Toscana. Andiamo a cucinare. Prepareremo alcune ricette della tradizione toscana. Prepareremo insieme la pasta fresca, faremo i ravioli, ricotta e spinaci, che si chiamano qui in Toscana maremmani. Maremmani. La Maremma è un luogo qui in Toscana vicino al mare dove per la prima volta è stato fatto questo tipo di raviolo. E
Poi prepareremo gli gnocchi di patate, il patè di fegatini, e per i signori vegetariani abbiamo la bruschetta al pomodoro classica. Comunque ho preso visione anche di tutte le vostre allergie, quindi chi è intollerante al lattosio, vegetariano, no aglio e quant'altro deve stare tranquillo, perché quando poi andremo a mangiare ci sarà la scelta giusta, diciamo, per tutti. Pasta fresca, l'impasto per la pasta. Nella ciotolina che avete davanti a voi abbiamo 2 tipi di farina. Vai Diana, metti l'uovo al centro. Che pressione! Bravissima! Questa è guardata. Sbucciamo le patate. Guardate. Di farvi vedere questa cosa. Quando noi abbiamo preparato la nostra sfoglia, 2 dita e mettiamo una pallina di ripieno come questa. Ok. 2 dita sono la distanza che ci vuole tra un raviolo e l'altro. 500 grammi di farina 00, 200 grammi di mandorle, 300 grammi di zucchero. Possiamo mettere tutto insieme, tutti gli ingredienti insieme. Poi 3 uova, Con una mano. con una mano. Impressionante. 3, poi che abbiamo 100 grammi di burro che rende l'impasto un po' più morbido, così Burro a temperatura ambiente. perfetto. Sì, sì. Lei ha studiato, molto bravo. Poi mettiamo questo è il lievito per dolci. Sì, sì. Lievito per dolci che contiene 16 grammi di lievito, ne mettiamo la metà, 8 grammi. Yes? It's no cheese. E anche questo? Che capoluogo. Dopo la lezione di cucina iniziamo la seconda lezione della settimana. Abbiamo cucinato così e dolci. Ma dove siete andati? Ma quale cooking class avete fatto? Vediamo la frase corretta, Vediamo la frase corretta. Stamattina abbiamo cucinato che cos'è? La bruschetta, gli gnocchi e i cantucci. Oggi è un po' più tranquillo perché è la campagna, si vanno a vedere delle piccole città, no, dei piccoli borghi nel Chianti, perché questo è il territorio del Chianti. Nuovo giorno. Oggi siamo nel Chianti, facciamo un bel giro turistico in 3 piccoli borghi medievali e adesso siamo arrivati a Greve in Chianti. Questa cittadina è famosa soprattutto per 2 cose, questa statua di Verrazzano e poi la macelleria Falorni, una delle più antiche della Toscana. Entriamo nella grotta dei formaggi. Siamo arrivati a Castellina in Chianti, la seconda tappa di oggi. E qui ha anche vissuto Brunelleschi, l'artista della cupola del Duomo di Firenze.
Buongiorno! Siete pronti per iniziare? Prontissimo. Siete pronti per l'ultima lezione? No! Siete tristi? Anche contenti? Bene, dai, cominciamo! Allora, la nostra terza lezione incomincia con una piccola attività di riscaldamento. Il viaggio purtroppo è già arrivato alla fine. Questa settimana è volata, vero Vale? Verissimo. Però ci siamo divertiti, adesso siamo qui per parlare con i partecipanti del viaggio per capire come migliorare, perché per noi migliorare è sempre la cosa più importante. E poi non vedo l'ora per la cena di stasera. Sì, l'ultima cena. L'ultima cena. Buongiorno, sono a Milano, sono tornata a casa dalla Toscana e adesso sto sistemando i vestiti che ho portato e quindi devo fare il bucato, devo mettere a posto tutte le cose che sono nella valigia. È stato un viaggio bellissimo, stupendo, un gruppo fantastico veramente. Abbiamo visitato dei posti incredibili e non vedo l'ora di ripartire dopodomani per la Puglia. Mi aspetta un altro viaggio con Stefano e non vedo l'ora. Se vi è piaciuto questo video ricordatevi di mettere un mi piace e di farmi sapere nei commenti se vi piacerebbe fare un viaggio così. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.